Ciao chitarristi, vi siete mai chiesti come i grandi chitarristi che conosciamo siano arrivati ad essere così planetari? Come ci sono arrivati dove sono ora? Per questo video mi sono chiesto, ma come ha fatto un chitarrista messicano a conquistare il mondo? Ovviamente sto parlando di Carlos Santana e per parlarvi di lui sfrutterò la sua chitarra, ovvero la PRS SE Santana che mi è arrivata nuovamente grazie ai ragazzi di Musical Store 2005. Se vi piace questo tipo di video fatemelo capire, così magari ne facciamo anche altri su altri chitarristi. Datemi qualche suggerimento qui sotto, un bel like al video e iscrivetevi al canale. Guardando Carlos adesso vediamo un 75enne felice con tutte le chitarre del mondo a suo servizio, che si gode la musica e tutto quello che ha realizzato negli anni. Ma facciamo qualche passo indietro. Andiamo indietro a quando Carlos Santana ignorava l'utilizzo della musica latina. Intanto dobbiamo dividere la storia in due. Il periodo Santana e il periodo Santana. Il primo periodo Santana era una band chiamata Santana. Il secondo periodo Santana è semplicemente Carlos come solista. Il primo disco dei Santana è datato 1969, ma l'attività della band inizia ben prima, nel 66. In quel periodo successe quello che succede a tutte le band quando nascono, ovvero ci si mette insieme e si sperimenta con la musica che esiste in quel momento storico. E negli anni 60 i Santana, in cui Carlos era voce e chitarrista, erano un gruppo rock. Contando gli anni dal 66 al 69 sono 4 anni di sperimentazione, di conoscenze, e tra queste c'è quella del chitarrista jazz Gabor Szabo, forte utilizzatore di congas nei suoi dischi. E quella per Carlos è stata una conoscenza stravolgente. Unendo questa cosa, più i suonatori di conga che si univano ai Santana per le sessioni ritmiche al parco acquatico di San Francisco, perché sì, Carlos suonava nel parco acquatico, ecco, tutte quelle cose insieme fecero capire a Carlos che quel tipo di percussioni nella band Santana funzionava. Quella cosa attirava il pubblico e il pubblico ballava. Ed ecco da dove arriva tutta l'influenza latina nella musica di Carlos Santana. Perché uno magari dice, vabbè, messicano, è normale che suona musica latina. No, non era scontato. Come vi ho detto prima, il primo disco della band è uscito nel 69, anno che coincide con uno dei più grandi eventi di musica dal vivo della storia, ovvero Woodstock. Infatti il disco è uscito il 22 agosto del 69, esattamente 4 giorni dopo la fine del festival. Il disco, grazie anche all'esibizione al festival di Woodstock, riscosse subito un gran successo. Ad esempio, durante l'esibizione lo strumentale Soul Sacrifice fece il botto. Il singolo Evil Waves arrivò addirittura al numero 9 della classifica Billboard, che ok, le classifiche le prendiamo sempre con le pinze, ma per un disco di debutto è tanta roba. Ora vorrei dirvi nel dettaglio tutti i giri di musicisti che ci sono stati in quel periodo, perché Santana ha veramente collaborato con il mondo. Vi faccio vedere una tabella perché sono veramente tantissimi. Ma andiamo direttamente al 1973, in cui Santana diventa Carlos Santana solista. In quel periodo Carlos inizia a collaborare con Alice Coltrane, moglie di John Coltrane, una grandissima pianista, e lo fanno per un disco molto sperimentale tra jazz, musica orientale e influenze varie, cosa criticata da chi si occupava del lato economico di quella situazione musicale. Cioè la priorità per quelle persone era che Carlos riportasse la musica in classifica con sonorità orecchiabili, discorso che anche Carlos stesso condivide, perché si rende conto che la sua musica si stava allontanando da quella che lo aveva reso conosciuto tra i suoi fan, e quindi impose un altro cambiamento di stile, finché nel 76 esce Amigos, disco che include uno dei più grandi successi di Carlos Santana, ovvero Europa. Per l'anno successivo, ovvero il 1977, viene mantenuto lo stesso tipo di approccio per il nuovo disco. Infatti esce Moonflower, altro disco che riscuote un enorme successo, con all'interno svariati capolavori, tra cui quello che dà il titolo al disco, ovvero Moonflower, Flor de Luna.
Da qui poi saltiamo agli anni 80, che rappresentano l'inizio del declino commerciale drastico. Passano 20 anni in cui i dischi non vengono venduti, o almeno non quanto i precedenti, e questa spirale negativa travolge Carlos e la sua band per un sacco di tempo. E qui c'è una lezione importantissima che possiamo imparare da Carlos, il famoso non mollare mai, e qui infatti capiamo anche quanta passione ci mettesse lui in prima persona, perché altrimenti rischi veramente di farti demoralizzare troppo e smetti. Comunque non è che è stato lì a guardare, ogni disco che faceva cercava di riprendere e risollevare la situazione. Nel 92 viene registrato l'album in studio Milagro, ma invece di essere l'album che tenta il miracolo per risollevare la carriera di Santana, semplicemente si aggiunge alla lista di quelli che non hanno funzionato. Tra l'altro, piccola curiosità di quel periodo, lo sapevate che nel 94 Santana, insieme a Franz Di Cioccio e Patrick Divas della PFM, registrano e compongono la sigla di introduzione dei programmi di Mediaset? Comunque, Santana lo abbiamo visto su tutti i palchi del mondo con diverse chitarre. Iconica è sicuramente la SG che ha utilizzato a Woodstock, oppure la sua storica Yamaha SG 2000 giapponese del 76. Ma da tanti anni ormai Santana è un fedelissimo chitarrista PRS. Infatti lo si vede sempre imbracciare appunto chitarre PRS fin dalla metà degli anni 80, fino ad arrivare ad oggi in cui il suo modello di chitarra iconico, PRS, lo realizza ovviamente per lui, ma lo rende utilizzabile anche da noi. Infatti questa PRS SE modello Santana si rifà alla leggendaria PRS Custom dell'88 di Carlos. È comunque una chitarra particolare all'interno del catalogo PRS. Di solito siamo abituati a vedere queste chitarre come una via di mezzo tra Fender e Gibson, però questa ha qualche piccola differenza. Infatti la scala, invece di essere la classica 25 pollici di PRS, è 24,5, addirittura più corta di una Gibson. Per quanto riguarda i materiali invece sono quelli che più o meno sempre girano nel mondo PRS SE, con una piccola aggiunta che almeno a me personalmente ha fatto un sacco piacere. Infatti abbiamo mogano per il body, acero per il top con il classico impiallacciato di acero fiammato, e il manico, invece di essere il classico manico in acero, è un manico di mogano con la tastiera in palissandro. Questo manico in mogano a me fa impazzire, anche esteticamente è bellissimo. Continuando il percorso musicale di Carlos Santana, arriviamo all'anno dell'effettiva rinascita da quel declino commerciale di cui vi ho parlato poco fa. Infatti nel 1999 esce Supernatural, disco che riafferma Carlos Santana ai vertici del mercato discografico musicale. E la differenza con i dischi precedenti è abissale e possiamo vederla tuttora ai giorni nostri, riflettendo un po' i numeri di Spotify, cosa che ok, magari sono numeri un po' lontani dalla realtà santana e soprattutto dal periodo storico, però i numeri non mentono. Nei dischi precedenti a stento si sfiorano i 100.000 ascolti per qualche canzone, cioè la differenza tra i due dischi è gigante. Il disco infatti è un trionfo ed è un alternarsi di grandi musicisti, cosa che poi Carlos riprenderà. Il brano più famoso preso da questo disco è sicuramente Smooth, fatto in collaborazione con Rob Thomas. E i numeri poi parlano da soli: 3 dischi di platino, primo posto in classifica USA, il secondo singolo estratto dal disco Maria Maria, anche lui numero 1 in classifica per 10 settimane, e poi una delle canzoni che ha spopolato di più di Carlos, Corazón Espinado. Si parla di un album da 25 milioni di copie, 9 Grammy Awards, album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno, devastante. E gli anni 2000 per Carlos sono una conferma di quello che è successo nel 99. Collabora con una quantità di artisti gigantesca in quel periodo, perché ha capito che quando le cose si fanno insieme, si fanno meglio e si raggiunge più pubblico. Kirk Hammett, Steven Tyler degli Aerosmith, POD, Shakira. Queste cose ci fanno capire quanto Carlos sia un artista a tutto tondo e non solo un chitarrista di musica latin. Ottiene un successo esagerato con i suoi dischi e viene riconosciuto come uno dei migliori chitarristi al mondo al 15° posto secondo Rolling Stones. Per tanti una barzelletta, però se uno ci finisce dentro quella lista qualcosa vorrà dire. Tanti si sono lamentati di questa cosa di Rolling Stones nel video dedicato a David Gilmour, ve lo lascio qui sopra. Spoiler, la chitarra costa poco, suona benissimo e poi si parla dei Pink Floyd, quindi. E poi la cosa principale di
di Carlos. La sua capacità di adattarsi al cambiamento e di sperimentare nuovi suoni lo rende tuttora un artista unico nel panorama musicale. Ora vi lascio con una perla, un disco che ho scoperto per puro caso nel negozio di dischi qui vicino a casa mia. Il disco si chiama Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. A parte la copertina che è spettacolare, ha una PRS che somiglia tantissimo a questa che mi hanno mandato i ragazzi di Musical Store 2005. Poi c'è lui con il suo cappellino, la scritta, i fiori, tutto molto spirituale. Nonostante sia un album di cover, io ve lo consiglio tantissimo per due motivi. Uno è l'arrangiamento, puro stile Santana. Due, gli artisti che hanno collaborato con lui, cioè Chris Cornell per Whole Lotta Love, Joe Cocker per Little Wing e vi sparo lì un Chester Bennington dei Linkin Park per Riders on the Storm dei The Doors, da ascoltare. Voi mi raccomando, fatemi sapere se questa chitarra vi è piaciuta, fatemi sapere se Carlos Santana vi piace e fatemi sapere su che altri chitarristi vorreste che questi video siano fatti. Voi fatelo qui sotto nei commenti, io vi leggerò, vi ascolterò, vi parlerò, vi risponderò e se fate i bravi non vi insulterò.